Buonasera amici di Inter TV, ben ritrovati, nuova puntata di Extra Time, la penultima di questa stagione. Purtroppo ci ritroviamo questa sera a commentare la pesante sconfitta subita dall'Inter di Luciano Spalletti al San Paolo contro il Napoli. Lo facciamo però con un ospite molto gradita, Regina Baresi, capitano dell'Inter femminile. Grazie, benvenuta. Ciao a tutti. Ciao anche a te Alberto, ben ritrovato. Ciao Federica, buonasera, benvenuta Regina, un grande Grazie. piacere averti qui, peccato in un lunedì un po' più complicato, però insomma ormai il traguardo è vicino, il tempo delle seconde possibilità è abbastanza finito, quindi con l'Empoli sapremo il nostro destino. Iniziamo Alberto l'analisi dei singoli partendo dalla prestazione di Lautaro Martinez. Non è stato tanto fortunato, ha colpito una traversa e poi c'è stato quel salvataggio che vale come un gol di Koulibaly che gli ha negato la rete. Assolutamente sì, ieri in questa staffetta che va avanti da qualche settimana tra Lautaro e Mauro Icardi è partito davanti il numero 10, partito titolare, ha giocato tutti i 90 minuti, come vediamo anche dalla sua heatmap, insomma ha cercato di giocare centralmente, ha cercato di dare una mano anche alla squadra, lo vediamo anche all'interno del cerchio di centrocampo, insomma è stata una partita difficile, 3 tiri respinti, lo avevamo visto anche nel post gara con l'Udinese, quando quella partita era finita 0-0, di come nell'ultimo periodo Lautaro faccia proprio fatica a concludere in porta, nel senso che un sacco di volte o colpisce la traversa come è successo ieri, il salvataggio clamoroso di Koulibaly, il rientro all'ultimo secondo del difensore, quindi è chiaro che magari quando succede così tanto non puoi parlare di sfortuna, sia chiaro, non stiamo minimamente parlando di sfortuna, però non puoi neanche dire a Lautaro che sono a cui manchi cattiveria. Ieri abbiamo visto il gol salvato da Koulibaly, sarebbe stato un gran gol, alla traversa colpita, insomma è in questo momento un trend che purtroppo manca anche qui. Calcia vedendo lo specchio ma colpisce il difensore, anche in questo caso riesce ad andare al tiro riuscendo a spostarsi bene il pallone sul destro, era anche riuscito a prendere in controtempo il portiere ma non è riuscito ad angolarla troppo. Ancora nel secondo tempo un Lautaro che ci ha provato in tutti i modi, forse deve riuscire a sgrezzarsi un po', nel senso in cui sta diventando un po' prevedibile nei 16 metri, nel senso che deve provare magari a cambiare qualcosa. È anche vero, Regina, chi meglio di un attaccante come te può dircelo nel momento in cui magari manca un po' il gol, visto che non segna dal derby che era arrivato su rigore, quasi tendi un po' a intestardirti, no? Quindi non dico ad abbassare la testa e pensare solo a calciare, però è chiaro che poi un attaccante vive di gol. Assolutamente, anche perché quando poi inizi per 1, 2, 3 partite a non segnare, un attaccante cerca quello. Ovviamente la vittoria della squadra è la cosa principale, ma un attaccante gioca per il gol, quindi quando poi vedi che inizi, prendi traversa, prendi un difensore, esce di 5 centimetri, inizi poi a fissarti col gol e poi fai sempre più fatica, è un po' come se poi ti venisse tutto contro e fai sempre più fatica. Questi i numeri della sua partita: 18 passaggi, 2 occasioni create, oltre ai tiri respinti un tiro fuori, 45 palloni giocati e 12 palle perse. I 45 palloni giocati sono un dato in aumento rispetto alle ultime settimane, quando invece magari lo vedevamo tra virgolette un po' più isolato ad aspettare il pallone. La cosa buona è sicuramente l'atteggiamento, è uno che non si arrende, è chiaro che però poi un attaccante deve riuscire a fare gol. Ieri tra la traversa, il salvataggio di Koulibaly e un paio di tentativi smorzati all'ultimo, è proprio mancato l'aspetto più importante. Un Empoli, Alberto, in forma, arriverà a giocarsi le ultime chance di salvezza a San Siro. In forma lo dicono i risultati, perché riduce da 3 vittorie consecutive. Sì, sembra quasi che i 4 gol presi contro la Spal e i 3 presi dal Bologna abbiano dato una scossa importante all'Empoli, che tra l'altro chiude la stagione con l'allenatore che l'aveva iniziata, quindi Andreazzoli. 3 vittorie nelle ultime 3 partite per un Empoli che si sta aggrappando in tutti i modi alla salvezza e che in linea teorica, grazie alla vittoria contro il Torino, non è più costretta a vincere, no? All'ultima giornata ci sono tanti incroci, principalmente quello tra Fiorentina e Genoa. In questo momento il Genoa a essere terzultimo a -1 dall'Empoli. È chiaro che l'Empoli è una squadra che in questo momento sta molto bene, però quello che dicevamo un po' soprattutto all'inizio, l'Inter non può permettersi di aver paura dell'Empoli. Il rispetto assolutamente sì, perché deve rispettare qualsiasi avversario, però l'Inter che vuole arrivare in Champions League, l'Inter che vuole arrivare al terzo posto, non può aver paura di una squadra che lotta per la salvezza. Attenzione, ripeto, lo sottolineo, non è una mancanza di rispetto, però giochi con la maglia dell'Inter, giochi a San Siro davanti a 60.000, mi aspetto anche più tifosi proprio perché è l'ultima e quindi dovrai riuscire a essere più forte e più motivato anche di una squadra che arriva a Milano con tante motivazioni.
Sarà importante domenica sbloccarla subito. L'Inter deve aver paura solo di se stessa, perché entra in campo e dopo, È la storia dell'Inter che e dopo impone. il primo minuto ancora non si sa cosa potrebbe succedere, quindi è importante entrare appunto con l'atteggiamento giusto, perché è anche quello che fa la differenza, e partire decisi senza sbagliare, soprattutto all'inizio, perché poi, come abbiamo detto all'inizio, gli episodi iniziali possono condizionare poi l'andamento della partita, quindi partire già bene e forte può aiutare tutta la squadra.